economia e mercato. Intanto la prima domanda era se l'allevamento, diciamo, estensivo e concorrenziale con quello intensivo. No, per il semplice fatto che magari sicuramente riesci a valorizzare al massimo il tuo prodotto, però si parla di quantità talmente piccole, di realtà talmente piccole, che comunque poi quando vai a scontrare, perché poi alla fine siamo tutti sullo stesso mercato, cioè banalmente un pezzo di terra può interessare a me come un allevamento intensivo. Si parla di due mondi, completamente diversi anche dal punto di vista economico. Cioè quello che probabilmente noi facciamo in un anno, un allevamento intensivo può farlo in un mese o in pochi giorni, quindi se la partita poi la si gioca sullo stesso campo non c'è competitività da questo punto di vista. Poi di per sé un allevamento può essere estremamente sostenibile economicamente per piccolo che sia, perché ripeto, riesce a dare il massimo valore al prodotto che fa, però è veramente un'economia di piccolissima scala. E visto che per adesso anche la legislazione mette sullo stesso piano un'azienda di 10 vacche e un allevamento di 8.000 maiali, dal punto di vista economico non c'è competitività sullo stesso mercato. Questo è proprio chiaro e netto. Detto questo, noi riusciamo per adesso a dare anzi, il nostro valore aggiunto è proprio quello di trasformare e avere il mercato nelle nostre mani, perché soprattutto in agricoltura si parla sempre che al consumatore il prodotto costa una cosa e al produttore ne costa un'altra, però in mezzo ci sono 3.000 intermediari. Noi abbiamo questa, tra virgolette, piccola fortuna che il prezzo lo facciamo noi perché il prodotto lo vendiamo noi. Poi, detta così sembra facile, però c'è tutto, tanto il prodotto deve essere valido, poi non puoi fermarti solo al prodotto buono, devi saperlo vendere, quindi c'è tutto il rapporto col cliente, ci sono un sacco di cose, però col senno di poi, visto che adesso un po' di storico ce l'ho, dal punto di vista economico, sì, l'azienda si sostiene. Poi un'azienda come la nostra, in cui noi per esempio banalmente non produciamo fieno, che è la principale fonte di spesa della nostra azienda, noi siamo pienamente vincolati a quello che è la spesa viva dell'allevamento, cioè il fieno non ha un prezzo costante, può variare ma può raddoppiare di prezzo da un anno all'altro. Tradotto significa che noi possiamo passare un inverno con una spesa di 30.000 euro di fieno e un inverno successivo con una spesa di 60.000 euro di fieno, con gli stessi animali e la stessa produzione. Da questo punto di vista economicamente è una tragedia, perché su una piccola azienda dei margini così non ce li abbiamo, quindi ci sono dei momenti in cui si sopravvive e dei momenti in cui si respira un po' di più, però veramente sono delle cifre, è un'economia in piccola scala e forse va bene, perché non avendo poi visioni grandiose sul tipo di allevamento non abbiamo spese grandiose da fare, però sì, è un po' complicato il discorso economico. Io come azienda non è che non ricevo incentivi pubblici, però rispetto alla media penso che ad oggi gli incentivi pubblici incidano per un 6-7% del mio bilancio, che ripeto, rispetto alla media delle aziende agricole di oggi è ridicolo. Questo un po' perché per scelte mie di testardaggine, di consapevolezza, e un po' perché poi alla fine me la sono anche presa un po' di traverso con queste cose, quindi non ci ho nemmeno più creduto tanto. È un po' perché e questo lo dico perché ci credo tantissimo, uno dei miei valori fondanti della mia vita è la libertà, e a me vendere la mia libertà per un qualsiasi cacchio di contributo non mi va giù. Cioè che qualcuno venga a dirmi, come dicevamo prima per gli alpeggi, ti do x mila euro, però decido io quando i tuoi animali scendono e io poi devo pensare che magari non hanno acqua, no, lo decido io voglio avere la libertà di decidere per loro e per me, e quindi da quel punto lì, di vista lì, non riesco a vendermi, non è che non sono in vendita, non ci riesco, e non ci riesco concretamente perché poi infatti prendo pochissimi contributi e mi barca meno. Il problema è che oggi il mondo agricolo è completamente, o almeno il mercato del mondo agricolo è completamente drogato da questi contributi qua, e quindi portare avanti un'azienda con dei costi che sono drogati, perché se tutte le aziende ricevono contributi ingenti poi possono permettersi un certo tipo di spesa, lo dico proprio senza presunzione, è un mezzo miracolo dal mio punto di vista.
Se poi ci mettiamo in mezzo Covid, guerre, inflazioni, eccetera, eccetera, è un miracolo intero. Però siamo ancora qui, quindi significa che in qualche modo è pesante, anche dal punto di vista morale, perché ogni tanto è anche, tra virgolette, umiliante. Perché ti rendi veramente conto che la differenza dal punto di vista economico non la fa nemmeno più la bravura o la capacità, ma la fa semplicemente la capacità nello speculare su certi aspetti. E questo, cioè, ogni tanto veramente almeno a me mi rode nel profondo, ma non mi rode nel senso, mi pongo delle domande nel dirmi comunque io ho famiglia. Io ho fatto delle scelte che sì, seguono i miei valori, la mia etica, però ogni tanto mi dico che forse sarebbe stato più semplice un'altra strada, perché finché ricade su di me posso anche dire vabbè, abbasso la testa, vado avanti ostinatamente, però ogni tanto poi mi dico, intanto ne soffriamo tra virgolette tutti insieme. E ogni tanto mi chiedo perché, cioè, forse loro non ne poteva niente e io sono stato ostinato comunque.